Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi ti parlo del regime di esonero IVA dell'imprenditore agricolo. Prima di iniziare il video però vorrei ricordarti come sempre di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. E poi se hai delle domande puoi commentare qui sotto a questo video, così posso leggere le tue richieste, le tue domande e poi posso risponderti direttamente qui su internet. Inoltre, visto che stiamo parlando di imprenditori agricoli, volevo dirti che se sei un imprenditore, hai un'attività commerciale o sei un libero professionista, devi sapere che ho creato un gruppo su Facebook riservato solo a te, dove è possibile fare delle domande e dove c'è sempre qualcuno pronto a rispondere ai tuoi dubbi. Il gruppo si chiama Imprenditori e piccole imprese consigli su tasse. Ti lascio qui di fianco il logo del gruppo su Facebook. Quindi partiamo con il video. L'imprenditore agricolo può beneficiare di un regime di vantaggio per quanto riguarda l'IVA e quindi la possibilità di un esonero dagli adempimenti dell'IVA. L'imprenditore agricolo, in base all'articolo 34 del DPR numero 633 del 72, può scegliere tra uno di questi tre tipi di regimi IVA. Il regime IVA di esonero. Questo è il regime naturale per gli imprenditori agricoli con un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro. Il secondo regime è il regime speciale. Questo è l'altro regime naturale per gli imprenditori agricoli con un volume d'affari annuo superiore a 7.000 euro che fanno vendita anche di altri tipi di prodotti. E poi il terzo regime è quello ordinario. Questo regime si può usare per scelta, quindi solo su scelta, nel caso in cui l'imprenditore agricolo vende dei beni che sono diversi da quelli agricoli che non sono presenti nella tabella A. Ma in questo video voglio parlarti soprattutto del regime di vantaggio ai fini IVA per l'agricoltura, che in molti conoscono come regime di esonero. Il regime di esonero, come viene spiegato anche nel comma 6 dell'articolo 34 del DPR 633 del 72, è un regime fiscale naturale per gli imprenditori agricoli che hanno un volume d'affari annuo che non supera i 7.000 euro. L'imprenditore, per poter usare questo particolare regime, deve fare attenzione che il volume d'affari deve essere costituito per almeno 2/3 della vendita di prodotti agricoli. Questo regime, infatti, dà la possibilità all'imprenditore agricolo di essere esonerato da tutti gli adempimenti dell'IVA ed è anche esonerato dalla dichiarazione dell'IVA e dalla dichiarazione dell'IRAP. L'agricoltore, quindi in regime di esonero, non deve iscriversi al registro delle imprese che è tenuto dalla Camera di Commercio. Deve fare solo un paio di cose, e cioè deve conservare e numerare tutte le fatture dei prodotti che acquista, quindi le fatture di acquisto dei suoi fornitori. E secondo, deve conservare copia delle autofatture emesse da parte degli acquirenti. Più avanti nel video ti spiego anche che cosa sono queste autofatture. La cosa particolare è che gli acquirenti, cioè i clienti dell'imprenditore agricolo, che si trova in regime di esonero, devono farsi l'autofattura al posto di ricevere la fattura da parte dell'imprenditore agricolo. Quindi, per capirci meglio, ricade sugli acquirenti, quindi i clienti dell'imprenditore agricolo, l'obbligo di documentare tutte le operazioni effettuate dai soggetti in regime di esonero mediante l'autofattura. Nel caso in cui però l'imprenditore vende qualcosa a dei privati consumatori, cioè gente che non ha la partita IVA,
non è obbligato ad emettere lo scontrino e nemmeno la ricevuta fiscale. Attenzione, perché se l'imprenditore agricolo durante l'anno ha fatto delle vendite che superano di un terzo rispetto alla vendita di prodotti agricoli, non può usufruire di questo regime. Quindi in pratica ogni anno bisogna ricontrollare sempre la propria situazione fiscale per capire cosa fare l'anno dopo. Adesso vediamo la fatturazione dell'imprenditore agricolo. L'imprenditore agricolo in regime di esonero non è obbligato a fare la fattura e nemmeno lo scontrino, come ho già detto prima nel video. Questo vuol dire che se ne deve occupare il suo cliente di fare tutto quanto. Più avanti nel video ti faccio capire anche con un esempio più semplice. L'agricoltore poi, come ho detto prima, deve conservare la copia di questa autofattura che ha fatto il suo cliente. Attenzione, perché nel caso in cui due agricoltori si vendono dei prodotti tra di loro, siccome sono esonerati dalla fatturazione, allora nessuno dei due sarà obbligato a fare autofattura. Il cliente finale, quindi il cliente che è titolare di una partita IVA, non quello privato, ma solo quello che è titolare di una partita IVA, deve fare queste cose. E sono 5 i punti. Emettere autofattura, indicare sull'autofattura l'IVA applicando al posto delle aliquote IVA ordinarie la percentuale di compensazione. Terzo, deve consegnare copia della autofattura al venditore, quindi all'imprenditore agricolo. Quarto, sempre il cliente deve registrare l'autofattura all'interno della sua contabilità. E quinto, il cliente può numerare le fatture nel modo che gli viene più comodo per la sua gestione della sua contabilità. Ora ti faccio un esempio di come fare una fattura. Il produttore agricolo ha avuto nel 2020, parlo di un anno a caso qualunque, potrebbe essere anche 2021, 2022, comunque adesso sto facendo l'esempio del 2020 e come dicevo nel 2020 ha avuto un volume d'affari di 6.000 euro. Questo volume d'affari è fatto per il 70% di vendite di prodotti agricoli. Successivamente, nel 2021, quindi l'anno dopo, applica il regime di esonero e vende per esempio circa 1.000 euro di miele ad un suo cliente. A questo punto l'IVA si calcola in questo modo. Si applica la percentuale di compensazione che riguarda il prodotto che è stato venduto, quindi in questo caso il miele, che corrisponde all'8,8%. Il suo cliente deve fare autofattura in questo modo. L'imponibile che è di 1.000 euro, l'IVA dell'8,8% che sono 88 euro e poi il totale che deve pagare al produttore agricolo che è di 1.088 euro. Ora vediamo quando termina il regime speciale di esenzione. Ci sono due punti da considerare. Il primo, nell'anno solare successivo, nel caso in cui si supera il limite dei 7.000 euro, ma non del limite di un terzo delle cessioni di altri beni. Secondo punto, termina a partire dallo stesso anno nel caso in cui si supera il limite di un terzo delle vendite di altri prodotti, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato. Ora vediamo che cosa succede al superamento del limite di un terzo delle cessioni di altri beni. Nel caso in cui alla fine dell'anno è stato superato il limite di un terzo delle vendite di altri prodotti, allora succedono queste due cose. Primo, bisogna fare una particolare comunicazione nella dichiarazione dell'IVA l'anno dopo. Secondo, bisognerà calcolare l'IVA per tutto l'anno di tutti i prodotti che sono diversi da quelli agricoli e poi bisognerà versare l'IVA
quell'IVA calcolata direttamente allo Stato. Ora, prima di concludere il video, ti faccio un piccolissimo riassunto. Il regime speciale si applica ai produttori agricoli. In questi casi, che nell'anno precedente hanno un volume d'affari pari o inferiore a 7.000 euro. Secondo, che il volume d'affari sia costituito per almeno i 2/3 dalla vendita di prodotti agricoli e ittici. Terzo, questo regime consente di avere l'esonero dal versamento dell'IVA. Quarto, non si è obbligati alla fatturazione, alla registrazione delle fatture e nemmeno alla dichiarazione dell'IVA annuale. E quinto, bisogna solo numerare e conservare le fatture di acquisto e le copie delle autofatture di vendita che vengono fatte dai propri clienti. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo ancora una volta di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto! Ciao!